Perfetto, e questo sarà il form che ci permetterà di definire i nuovi avvisi personali da visualizzare nella nostra bacheca. Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la definizione della sezione centrale per il nostro CMS e abbiamo definito anche il logout dal nostro CMS. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, andiamo a definire gli avvisi da visualizzare nella bacheca personale. Quindi ci spostiamo in backend, amministra pagine, sezione account personale e definiamo una nuova pagina che la chiamiamo avvisi personali, identificativo alfanumerico avvisi personali, descrizione. Tramite questa pagina sarà possibile definire gli avvisi personali da visualizzare nella propria bacheca e scegliere la data e l'orario dell'avviso. Nome file contenuto principale avvisi personali .php. Creiamo il file con il form per l'inserimento dei dati. Contenuto secondario per il momento non ne specifichiamo perché andremo a vedere un attimino come risulterà poi il form in base ai dati, se ci sta anche un'eventuale tabella. Altrimenti andremo a dedicare un link apposito per la visualizzazione degli avvisi. Visibilità menu, menu secondario, posizione voce 3 e associamo i permessi per l'utente che sta definendo la pagina. Quindi inseriamo la nostra pagina. Bene, poi come sempre rientriamo e lì modifichiamo il redirect a se stesso. Quindi ci spostiamo in account personale, avvisi personali e qua vediamo di strutturare il form per la definizione di un nuovo avviso. Quindi ci spostiamo nel nostro editor, apriamo il file appena creato. Allora, prima di iniziare a specificare i campi del nostro form, ci ricopiamo la prima riga con la descrizione perché poi più avanti ci servirà e come primo campo andiamo a chiedere all'utente di specificare il nome dell'avviso, che lo vogliamo obbligatorio. Quindi abbiamo detto che la descrizione la possiamo cancellare. Bene, e inseriremo una input type text name, nome avviso, value. Inseriamo il solito recupero della variabile in caso di errore, quindi nome avviso. Poi gli diciamo size 70 e chiudiamo la nostra input. Poi come secondo campo all'interno dello stesso HR chiediamo di specificare la descrizione dell'avviso, anch'essa obbligatoria. Anche qua non abbiamo bisogno della descrizione. Perfetto. E inseriremo una text area name, descrizione, id, text, descrizione, poi gli diciamo righe 10, colonne 61, anzi 81, poi all'interno della text area inseriamo il recupero in caso di errore. Bene, e poi dobbiamo settare anche il numero di caratteri massimi, quindi all'interno di td class campo inseriremo il tag p, identificativo gli diamo max descrizione,
quindi aperto e chiuso il tag P, e poi richiamiamo la funzione, quindi onKeyUp, richiamiamo la funzione set max length e gli passiamo l'identificativo della text area, poi il limite di caratteri lo impostiamo a 100 per il momento, e poi per finire l'identificativo del tag P, quindi max descrizione. Bene, e poi la stessa funzione la richiamiamo all'on focus, quindi gli diciamo on focus set max length. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, selezioniamo la nostra text area, come vedete ci va a completare anche il conteggio dei caratteri, e come possiamo constatare sta funzionando correttamente, che è la funzione che avevamo creato nelle video guide precedenti. Perfetto, ora inseriamo ulteriori campi per il nostro form e andiamo sotto l'HR a inserire un nuovo rigo, quindi td colspan 2, qua ci mettiamo l'HR, perfetto, e inseriamo, diciamo, un nuovo rigo, class campo gli diciamo data avviso obbligatoria, lasciamo la descrizione, descrizione data, quindi qua descrizione data, quindi on mouse descrizione data, perfetto, on mouse over show desk descrizione data, e qua ci va l'identificativo, quindi id desk data, perfetto, quindi del nostro td, e inseriamo una input type e utilizziamo un nuovo type per l'input che si chiama date, name la chiamiamo data avviso, e poi come valore ci stampiamo il recupero della data, quindi data avviso in caso di errore. Quindi non andiamo a utilizzare l'input type text come abbiamo utilizzato anche nella personalizzazione del profilo. In realtà io l'ho già modificato, vedete, ho utilizzato l'input type data e ho dovuto modificare anche il recupero dei dati in caso di errore. Poi vi farò vedere un attimino come dobbiamo procedere, però è un po' più bellino insomma dell'input type text, in quanto ci mette il calendarietto a disposizione e possiamo già selezionare direttamente la data completa, e come vedete va a completarla nel formato che stavamo utilizzando, quindi utilizzando come separatore lo slash. Perfetto, quindi dicevamo avvisi personali, utilizziamo l'input type date e recuperiamo in caso di errore. Come descrizione gli diciamo impostare la data in cui si vuole ricevere l'avviso qua dobbiamo mettere lo slash per l'apostrofo, quindi impostare la data in cui si vuole ricevere l'avviso che si sta definendo. Bene, poi inseriamo un nuovo campo sempre all'interno dello stesso HR e chiediamo di specificare l'orario
dell'avviso, quindi qua id descrizione ora, input type time, un'altra tipologia di input, quindi simile alla data, vi faccio vedere dopo il formato, name orario, anzi orario avviso, e ovviamente come value il solito recupero, quindi orario avviso. Perfetto, descrizione ora, quindi impostare l'orario in cui si vuole ricevere l'avviso che si sta definendo. Perfetto. E qua show desk descrizione ora, e qua id descrizione ora. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5 e come vedete ci ha inserito correttamente l'input per impostare la data, e cliccando sul calendarietto possiamo andare a selezionare la data ovviamente di avviso. Qua in realtà andiamo adesso anche a utilizzare altri attributi per questo campo in modo da disabilitare ovviamente le date precedenti, perché non potremmo in realtà andare a impostare un avviso precedente, anzi in realtà lo lasciamo sbloccato, lo vediamo più avanti per quale motivo. E poi c'è il formato orario che come vedete è molto carino, ci va a inserire anche i due punti come separatore tra l'ora e i minuti. Perfetto. Qua il box non mi sta funzionando, allora identificativo descrizione ora, quindi descrizione ora, perché c'è questo sempre questo slash che bisogna inserire prima dell'apice, altrimenti ci considera la fine della stringa qua, quindi da errore. F5, perfetto, ora sta funzionando correttamente. E poi andiamo a inserire un ulteriore campo dove andremo a dare la possibilità di specificare la tipologia dell'avviso. Quindi andremo a dare la possibilità di specificare un avviso singolo, quindi che verrà visualizzato un'unica volta, un avviso giornaliero che verrà ripetuto quindi ogni giorno alla stessa ora, un avviso mensile, quindi lo stesso giorno di ogni mese alla stessa ora, oppure addirittura un avviso annuale, quindi ogni anno allo stesso giorno e alla stessa ora riceveremo lo stesso avviso. Quindi qua inseriremo una select, quindi qua inseriremo un nuovo tr che lo chiamiamo tipologia avviso, sempre campo obbligatorio ovviamente, lasciamo la descrizione, quindi id descrizione tipo, input type no, qua ci andrà una select, quindi select name tipologia, anzi tipo avviso, quindi aperta e chiusa, e inseriamo una option value 0 e gli diciamo selezionare una tipologia di avviso, poi option value 1 2 3 e 4, e qua gli diciamo avviso singolo, poi avviso giornaliero, avviso mensile
e per finire avviso annuale. Bene, descrizione, quindi descrizione tipo, e gliela diamo adesso. Ci modifichiamo qua i dati, quindi descrizione tipo e id descrizione tipo, perfetto. E come descrizione gli diciamo selezionare una tipologia di avviso tra quelle in elenco. Andiamo a capo con un doppio BR e gli diciamo avviso singolo, due punti, verrà visualizzato una sola volta, BR, avviso giornaliero, verrà inoltrato l'avviso ogni giorno alla stessa ora. Perfetto. Poi andiamo a capo perché non mi piace, stiamo andando un po' troppo in là. Quindi alla stessa ora siamo arrivati qui. Poi avviso mensile, quindi verrà visualizzato, anzi verrà inoltrato l'avviso ogni mese allo stesso giorno e allo stesso orario, ed infine l'avviso annuale quindi verrà inoltrato l'avviso ogni anno allo stesso giorno e alla stessa ora, anzi allo stesso orario. Controlliamo la descrizione come è venuta. Perfetto, quindi selezionare una tipologia di avviso. Il box sta funzionando. Qua distanziamo le tipologie di avvisi e poi correggiamo la accentata, quindi qua ci andrà and a acute e anche negli altri. E poi abbiamo detto di aggiungere un BR, quindi qua ne aggiungiamo uno, carattere accentato, altro BR, perfetto, altro BR qua e altro carattere accentato. Quindi salviamo, F5, bene. Quindi avviso singolo verrà visualizzato una sola volta, avviso giornaliero verrà inoltrato l'avviso ogni giorno alla stessa ora, perfetto. Poi una volta che andiamo a specificare la tipologia dell'avviso, andiamo qua a chiedere all'utente in che modo vuole essere avvisato, se preferisce ricevere l'email, l'SMS o entrambi. Non saranno campi obbligatori, quindi qualora non riceverà né SMS né email, verrà visualizzato soltanto nella bacheca personale. Quindi inseriremo due nuovi TR, dopo la tipologia dell'avviso, quindi qua, perfetto. Il class campo lo lasciamo vuoto, poi se non ci piace magari lo cambiamo. Qua id descrizione email, quindi input type checkbox,
name email, anzi name lo chiamiamo check email, value 1, e poi al recupero ci stampiamo nel caso lo stato del check quando andiamo a recuperare i dati, quindi descrizione check email, e adesso gliela diamo, on mouse over descrizione check email, e qua descrizione id descrizione email. Bene, come descrizione gli diciamo selezionare questa voce, anzi a fianco all'input ci scriviamo selezionare questa voce se, quindi and è acute, si vuole ricevere l'avviso anche, anzi l'avviso per email, e come descrizione gli diciamo selezionando questa voce verrà, quindi and a acute, inoltrata alla sua email il promemoria dell'avviso. Bene, salviamo e vediamo il risultato. F5, perfetto, il box sta funzionando. Qua lo slash in realtà possiamo anche ometterlo, non nella descrizione, scusate, qua F5, perfetto, e poi lo stesso facciamo per l'SMS, quindi inseriamo lo stesso tr, id descrizione sms, checkbox check sms, selezionare questa voce se si vuole ricevere l'avviso per sms, descrizione check sms, e poi selezionando questa voce verrà inoltrata al suo numero di cellulare il promemoria dell'avviso, anche se in realtà però con l'SMS poi ci sono dei problemi con il numero dei caratteri. Poi vabbè, in fase di inoltro vediamo un attimino di effettuare un conteggio dei caratteri, magari tagliare la stringa, insomma personalizzare il messaggio. Quindi all'on mouse over show desk descrizione check sms e id descrizione sms, perfetto, quindi salviamo. F5, bene, e come form diciamo che per il momento ci siamo, poi magari andiamo a integrare altri dati se occorre specificarli in fase di definizione. Visto che ci siamo, modifichiamo la descrizione qua, gli diciamo selezionare questa voce se si vuole procedere ad inoltrare l'avviso per email al suo indirizzo di posta elettronica. Poi come descrizione invece diciamo selezionando questa voce verrà inoltrata alla sua email il promemoria dell'avviso in base alla tipologia dell'avviso impostato. Bene,
Lo stesso facciamo con l'SMS, quindi selezionare questa voce se si vuole procedere ad inoltrare l'avviso, se si vuole procedere ad inoltrare l'avviso per SMS al suo numero di cellulare. Bene, e poi come descrizione gli aggiungiamo anche qua, quindi verrà inoltrato al suo numero di cellulare il promemoria dell'avviso in base alla tipologia dell'avviso impostato. Perfetto. Bene, e poi sì, stanno funzionando. E poi quindi dicevamo come form ci siamo. Ora vediamo di inserire il pulsante per l'inoltro dei dati, quindi ci spostiamo in backend, amministrazioni, account personale, definiamo una nuova azione che la chiamiamo form avvisi personali, descrizione form inserimento nuovo avviso personale, e poi ci spostiamo in amministra pulsanti, sempre sezione account personale, definiamo un nuovo pulsante che lo chiamiamo inserisci avviso, permette di impostare un nuovo avviso personale da visualizzare nella propria bacheca personale. Azione pulsante form avvisi personali, quindi un nuovo da visualizzare nella propria bacheca personale. Funzione da richiamare inserisci avviso. Creiamo il file con la funzione per l'inserimento dei dati, tipologia pulsante con scritta, pagina per il redirect. Una volta effettuato l'inserimento torniamo ad avvisi personali, percorso immagine, posizione, messaggio conferma, non ne abbiamo bisogno. Associamo i permessi e definiamo il nuovo pulsante. Quindi ci spostiamo in account personale, avvisi personali, includiamo il pulsante appena creato, quindi la funzione sarà form avvisi personali, salviamo, premiamo F5, perfetto, e questo sarà il form che ci permetterà di definire i nuovi avvisi personali da visualizzare nella nostra bacheca. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida continueremo questa sezione andando a recuperare i dati postati, effettuare i controlli e inserire i dati all'interno del nostro database.